Se il paese ha perso la propria sovranità, che senso ha votare? Che senso ha l'intero ordinamento politico? Per capire questo, c'è per forza bisogno di comprendere cosa significa la parola sovranità. La definizione sovranità significa la qualità giuridica pertinente allo Stato in quanto potere originario e indipendente da ogni altro potere. Capito? Ogni altro potere. Ecco, la sovranità è la libertà di scegliere, la libertà di un governo di amministrare e governare un determinato paese. La sovranità può essere influenzata da vari fattori e le ingerenze straniere negli ultimi anni in Italia sono diventate sfacciate. Si sa che siamo letteralmente amministrati da terze parti, no? Ecco, è una cosa risaputa, no? E allora di cosa parleremo qui? Parleremo della sfacciataggine con cui certe cose vengono dette in modo indiscriminato di fronte all'opinione pubblica, senza che quest'ultima faccia un fiato. Oggi, signori, ci renderemo seriamente conto di quanto inerme sia il popolo italiano. Oggi con l'amico Matteo Gracis parleremo proprio di questo, parleremo di attualità e di quanto il nostro paese cada a pezzi. Prima ne ero fermamente convinto e a supporto di un governo democratico la mia idea, pura quanto ingenua, era quella correlata all'importanza del voto. Ebbene, oggi sono qui a dirti invece che votare non serve a niente, proprio perché ci sono seri problemi di sovranità. E votare in un paese dove, a prescindere da chi salga al potere, si deve allineare con le politiche di Washington e Bruxelles, è inutile. Non scegli chi prende le decisioni. Il voto serve solo a scegliere il vassallo che si presenta davanti a chi prende le decisioni, che è ben diverso. E di fronte a questo decadono anche gli idealismi correlati agli orientamenti politici. Crolla letteralmente tutto. Dove risiede nel 2023 la sovranità del nostro paese? A mio giudizio è inevitabile, nel mondo globale è inutile che noi ci illudiamo che esista il concetto di sovranità novecentesco, è un'illusione priva di qualsiasi fondamento. Sa dove io mi sono reso conto, di questa illusione? Me ne sono accorto, non in Europa, me ne sono accorto molti anni fa, sarà stato il 96, sì. Quando io fui invitato negli Stati Uniti, ero il segretario del maggior partito di governo, c'era il governo Prodi, e andai a visitare la sala operativa di Merrill Lynch. E lì mi portarono al Desk Italia e c'erano 3 ragazzi, due di colore, ma ragazzi proprio, che compravano o vendevano bot. E quindi decidevano lo spread dell'Italia in buona parte. Sì, decidevano se noi avremmo avuto i soldi per fare le scuole, gli ospedali. Avevano la Reuters, se usciva una dichiarazione storta di qualche uomo politico vendevano, se no compravano. Avevano anche una grande libertà di decisione, diciamo. Ho avuto come l'impressione che quei 3 contassero più del Parlamento. Quello che avete sentito parlare era Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo una missione da brividi, signori, veramente da brividi, da parte di un ex presidente del Consiglio, in cui si afferma che gli asset economici del nostro paese già negli anni 90 venivano decisi al cosiddetto Desk Italia a Washington. Il concetto di sovranità novecentesco, dice, è una pura illusione, ha affermato, capito? Una pura illusione. Con concetto di sovranità novecentesco ci si riferisce proprio ad un governo che prende decisioni interne senza essere influenzato da poteri transnazionali. Ecco, questa è una pura illusione, dice. Chiaro? Capita la gravità? Questi decidono lo spread e amministrano gli strumenti economico-finanziari del nostro paese e per i nostri politici è assolutamente normale. Ora, questa ammissione di D'Alema è una delle cose più gravi che abbia mai sentito, ok? Una delle cose più gravi mai sentite. Una violazione di sovranità del genere sarebbe in grado di alimentare un vero e proprio conflitto nella maggior parte degli altri paesi del mondo, e invece no. Sai perché no? Perché noi siamo semplicemente una silente colonia degli Stati Uniti tenuta a bada dall'Europa. Ecco perché, e la faccenda è più grave del previsto. 22 settembre 2022, un anno fa, si leggeva: Biden dovrà prendere le misure del prossimo premier italiano.
chiunque vincerà, non lascerà la coalizione a favore dell'Ucraina. Imperativo, capito? Avete capito di cosa sto parlando e il motivo per il quale ho deciso di fare questo video? Se chiunque fosse salito al potere in Italia si fosse opposto alle decisioni di Europa e Washington di rifornire di armi l'Ucraina e di sostegni miliardari, sarebbe saltato in aria, tra virgolette, sia a livello economico che politico. Hanno tutti i mezzi per farlo. Hanno letteralmente i mezzi e gli strumenti per farlo, e se anche il Presidente del Consiglio in Italia fosse personalmente nel proprio intimo contrario al supporto bellico in Ucraina, non ha spazio di manovra, perché letteralmente, pensate per esempio al Desk Italia, hanno la nostra economia fra le mani, hanno la nostra politica fra le mani, e questo è abominevole. Ci hanno letteralmente tolto la libertà di scegliere ricattandoci in ogni maniera possibile, e noi, il nostro governo, lo ha permesso in modo indiscriminato. Questa è una denuncia sociale, ok? Questo video è una denuncia sociale. Cosa comporta la perdita di sovranità? La perdita di sovranità comporta che vengano bypassati i problemi nazionali imminenti e venga data la precedenza a questioni che preoccupano la coalizione Europa-Stati Uniti. Chiaro? Perché noi siamo Europa, capito? Chi se ne frega se in Italia un italiano su 4 è in condizioni di povertà assoluta e dorme in macchina. Intanto noi stanziamo 700 milioni di euro per l'Ucraina perché Jimmy, il presidente degli Stati Uniti, lo ha ordinato. Pena ci fa saltare per aria l'economia. Chiaro? Biden ha ordinato al nostro premier, potete leggerlo, no? Qualche giorno fa, di preventivare nuovi aiuti per l'Ucraina e di continuare a finanziare l'industria bellica messa in piedi dagli Stati Uniti. Nonostante poi l'Italia abbia già emanato un decreto legge aiuti che prevede la partecipazione dell'Italia alla nuova assistenza macrofinanziaria di emergenza all'Ucraina, voglio dire, lo sai che secondo i dati dell'Istat un italiano su 4 è a rischio povertà assoluta? E cosa hanno fatto? Hanno finanziato un importo totale di 700 milioni di euro per il 2022, nonostante il debito pubblico, e siamo già stati avvisati di preventivare nuove misure. Dico 700 milioni di euro. Ora, io vorrei mostrarvi questo fascicolo. Questo documento è il fascicolo ufficiale dell'Istat del 15 giugno 2022, quindi contemporaneo al decreto aiuti italiano per l'Ucraina del 2022, dove ci viene mostrato che nel nostro paese rimane stabile la povertà assoluta. Ma attenzione, dai, sai cosa significa povertà assoluta? La povertà assoluta è quella condizione in cui non riesci a soddisfare i bisogni primari, chiaro? Pensi che bisogna arrivare in Africa per trovare la povertà assoluta? Vai in determinati quartieri e poi ti accorgi di cosa parlo, no? Lo sai che in Italia ci sono 1,4 milioni di bambini in condizioni di povertà assoluta? Lo sai che abbiamo il 10% delle famiglie in Italia, dico il 10%, che vivono in condizioni pesantemente disagiate? Lo sai questo? Lo sai che mia madre dopo 40 anni di contributi percepisce una pensione di 690 euro al mese? E poi arriva Biden che ci impone 700 milioni di euro di aiuti all'Ucraina mentre noi cadiamo a pezzi, chiaro? Deve prendere le misure, dice. Queste, cari signori, sono solo alcune delle cause della perdita di sovranità nel nostro paese, e la cosa veramente triste, la cosa davvero impressionante è che giornalisti di regime e politici corrotti ti spiattellano tutto davanti agli occhi, consapevoli del fatto che tanto la popolazione non muoverà un muscolo. La politica estera dell'Italia sarebbe dunque decisa a Washington e quella economica a Bruxelles. Nulla di nuovo, anzi, per molti si tratta di un'ovvietà. Personalmente lo dico e lo sostengo con convinzione da anni, ma io sono un noto complottista e ogni volta che ho sostenuto che votare in Italia oggi non serve a niente perché siamo una colonia americana e non abbiamo più un briciolo di sovranità, nessuno mi ha mai preso sul serio. La cosa secondo me scandalosa in questo caso è la nonchalance con cui tale affermazione viene fatta da uno come Massimo Gramellini,
editorialista del Corriere della Sera, nonché uno dei giornalisti italiani più allineati alle versioni ufficiali dei fatti, calate dall'alto dall'establishment, qualunque argomento si tratti. Adesso tu hai una politica estera su cui abbiamo un margine di manovra minimo, perché è decisa a Washington e in generale negli altri organismi internazionali occidentali. La politica economica, che è decisa più che mai a Bruxelles, quindi al governo italiano resta veramente di occuparsi ben poco, c'è giusto dello spot dell'Esselunga. Ecco. Il tutto su una rete nazionale, un canale mainstream, senza che la cosa abbia destato il minimo stupore o reazione, né di altri giornalisti o canali mediatici, né tantomeno dell'opinione pubblica. Cioè viene fatta passare come una cosa normale e scontata il fatto che in Italia la democrazia non esiste e che il voto dei cittadini conti meno di zero. Ma qui siamo di fronte a un vero e proprio cortocircuito. Perché di norma, se qualcuno si azzarda a dire una cosa simile in pubblico, o tanto più durante una trasmissione televisiva, viene prontamente contestato da qualche cagnolino da guardia delle istituzioni pronto a ricordarci come in realtà viviamo in un paese democratico, dove è il popolo a eleggere i propri rappresentanti e decidere quindi le proprie sorti. La missione di Gramellini è uno spartiacque. Possiamo ufficialmente dire che siamo una colonia, senza più alcuna sovranità, e che a Roma si decide poco o niente. Quindi, per esempio, spendere miliardi di euro per alimentare una guerra, in questo caso quella in Ucraina, invece di investirli per la nostra sanità, la nostra istruzione, la messa in sicurezza del nostro territorio o i servizi per i cittadini italiani, non è una decisione presa dal governo italiano, che su questi temi, trattasi di politica estera, non ha voce in capitolo. È chiara a tutti la gravità della situazione. Ma soprattutto mi domando e vi domando, come fanno gli italiani ad accettare in silenzio un sopruso simile? Cosa aspettano ad alzare la testa e ribellarsi una volta per tutte? Sia chiaro, non è una novità. Le ingerenze esterne e soprattutto americane nella politica italiana risalgono a molto tempo fa. L'operazione Gladio, iniziativa della CIA con la collaborazione dei servizi segreti italiani, è roba degli anni 50. E il suo scopo era proprio decidere le sorti politiche del nostro paese. Ma ai tempi, perlomeno, cercavano di fare queste cose di nascosto. Adesso ormai siamo al punto che ce le spiattellano in faccia senza problemi, tanto non c'è alcuna reazione. Nell'ottobre del 1985 ci fu la cosiddetta crisi di Sigonella, in cui l'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi tenne testa a Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti all'epoca dei fatti. Caso più unico che raro, in cui si difese la sovranità italiana e che forse proprio per questo segnò l'inizio della fine della storia di Craxi. Oggi il governo Meloni, nato come sovranista e conservatore, di fatto sta portando avanti l'agenda Draghi o agenda NATO o agenda World Economic Forum o qualsiasi tipo di agenda tranne che quella italiana. Per quanto mi riguarda, siamo di fronte a una classe politica di ciarlatani, impostori e sciacalli, che tratta i propri cittadini come carne da macello. Prima gli italiani se ne renderanno conto e inizieranno a reagire con nuove forme di resistenza e disobbedienza, prima usciremo da questa trappola infernale che rischia di farci fare la fine del topo. L'operazione Gladio era un'operazione sotto copertura della CIA e della Western Union, che divenne poi la NATO, che imponeva operazioni clandestine di resistenza armata per delegittimare i partiti di sinistra nei paesi dell'Europa occidentale, arrivando addirittura a sostenere le milizie anticomuniste e il terrorismo di destra per decidere letteralmente le sorti pubbliche e politiche del nostro paese. Questa è storia che potete studiare sui libri ed è solo uno dei tanti esempi che possiamo fare per quanto riguarda le ingerenze esterne nel nostro paese. Il 24 ottobre 1990 il primo ministro Giulio Andreotti ha riconosciuto pubblicamente l'esistenza dell'operazione Gladio. Andreotti ha parlato di una struttura di informazione, risposta e salvaguardia armata con depositi di armi e ufficiali di riserva. Consegnò alla commissione Stragi un elenco di 622 civili che secondo lui facevano parte di questa operazione clandestina e confessò che fu architettata dalla CIA con lo scopo di dirigere le operazioni politiche in Italia. Oggigiorno a farlo spesso sono i poteri transnazionali, gli economisti miliardari e le alleanze occulte, e vorrei riportarvi alla mente George Soros, che finanzia i partiti di sinistra in tutto il mondo creando vere e proprie ingerenze nel nostro paese. La campagna elettorale di alcuni candidati di Più Europa lo scorso anno è stata finanziata direttamente dal filantropo statunitense George Soros.
La missione arriva dal segretario nazionale del partito Benedetto Della Vedova in risposta all'accusa dell'ex alleato Carlo Calenda. Il leader di Azione ha affermato in un'intervista a Bruno Vespa di sapere con certezza che il movimento della Bonino avrebbe ricevuto da Soros 1,5 milioni di euro a condizione di non rompere l'alleanza col PD e far fronte comune contro la destra. Il giornale L'Indipendente di Matteo Gracis ha fatto una notevole inchiesta in merito a questa vicenda. Praticamente abbiamo dei signori come George Soros che influenzano a suon di soldoni le alleanze politiche italiane e se le ingerenze non arrivano da Washington o da Bruxelles, arrivano dagli economisti della finanza occulta. A fronte di tutto questo anche l'importanza del voto decade. A fronte di tutto questo il voto non vale niente perché la nostra sovranità è stata letteralmente annientata da tutta una serie di potenze occulte che ci tengono letteralmente in scacco matto. O sei in linea, o sei allineato con le loro politiche, o finirà che non avrai neanche i soldi per mantenere gli ospedali. Mettiti nei panni di un leader politico in Italia che si trova davanti ad una scelta del genere, opporsi e passare alla storia come il politico che ha rovinato l'Italia, che ha ridotto letteralmente l'Italia in povertà, o fare gli occhioni dolci all'Europa e agli Stati Uniti e ricevere aiuti ogni volta che serve. E cosa comporta tutto questo? E in quanti ancora si inchineranno? La perdita totale di sovranità è avvenuta quando l'Europa ha stipulato con gli Stati Uniti il Transatlantic Trade and Investment Partnership, ossia un accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, le cui prime negoziazioni risalgono al giugno 2013 e sono state tenute totalmente top secret fino ad ottobre 2014, quando il Consiglio dell'Unione Europea ha desecretato pubblicamente il documento che ne descriveva le direttive di negoziato. E questa partnership è letteralmente uno strumento che ha permesso alle lobby d'oltreoceano di imporsi, ok? Anche nel più regolamentato mercato europeo. Un paese perde sovranità se ha un debito troppo alto e il nostro debito pubblico è qualcosa di abominevole. Lo scambio di merci, le trattative economico-finanziarie, il mercato libero, viene tutto deciso in questo TTIP, in questa partnership che decide le sorti, mentre Europa e Stati Uniti giocano a scacchi col mondo. In quanti ancora si piegheranno? Ringrazio Matteo Gracis per essere passato per l'ennesima volta a dare il suo grande contributo e vi rimando tutti quanti al prossimo episodio. Vi ringrazio per essere stati con me, vi invito tutti quanti a supportare questo canale YouTube con un like e una condivisione. E vi abbraccio tutti. Adieu!